Cari amici di MTB per Prati Roma, oggi vi portiamo a vedere che cosa abbiamo in comune noi con la Fondazione di Roma e un celebre film di Steno. Andiamo a vedere. Qui siamo sulla ciclabile che da Ponte Milvio va verso il centro di Roma, verso il Ponte della Musica, ed è un tratto che percorriamo spesso e volentieri quando torniamo giù da Monte Mario, dai traili di Monte Mario, che a volte sono piuttosto anche impegnativi. E veniamo qui a scoprire una delle prime location del film. Scendiamo in riva al Tevere. Oggi c'è un nastro perché nei giorni scorsi il livello del Tevere si è alzato a causa delle forti piogge, ma adesso è completamente in sicurezza. Ed eccoci qua. Di qua si può ammirare molto bene Ponte Milvio. Fu costruito circa nel 200 a.C. dalla gens Milvia, un ponte provvisorio costruito in legname che era però fondamentale per il guado del fiume Tevere. Poi è stato edificato in mattoni in epoche successive e considerate che è stato utilizzato per il traffico veicolare normale fino praticamente a qualche anno dopo l'uscita del film. E questa è la prima location che incontriamo. Qui ci sarà l'avvocato De Marchis che, strozzato dai debiti e da una serie di spese folli, si vuole buttare nel fiume e verrà fermato dagli amici che proprio in questo punto, a suo tempo non c'erano questi alberi, lo fermeranno mentre vuole buttarsi nel fiume. Bene, andiamo a vedere gli altri posti. Da via di Ripetta, uno dei tre assi del tridente romano, costruito e voluto da Papa Sisto V. E questo asse costeggia la Rapacis. La Rapacis viene costruita da Augusto per festeggiare la Pax Augustea ottenuta da lui per la pace in Gallia e in Spagna. E qui vediamo un'altra location di uno degli sketch più divertenti, film rimasti mitici, oggi non si potrebbe rifare. Un whisky maschio senza fischio, col raschio, col tacchio, col macchio, col teschio. No! Questa scena esilarante è diventata una delle battute chiave di questo cult movie, era girata proprio qui, alle spalle del regista sulle chiese di San Rocco, che poi scendendo attraversa passa proprio di fronte alla Rapacis, e con la vecchia sistemazione che c'era negli anni 70, quella ricavata all'interno della teca del Morpurgo, costruita nel ventennio fascista per le celebrazioni volute da Mussolini dell'inaugurazione della Rapacis rimessa a nuovo. Siamo largo di San Rocco, questa è la Rapacis, dietro questa bellissima fontana disegnata da Richard Meyer all'inizio degli anni 2000 c'è invece il Lungotevere, dove passa anche la nostra benemata ciclabile che ci conduce verso Roma Sud. Addentrandoci nel ghetto di Roma, nuotiamo a Piazza Margana, questa bellissima piazza caratterizzata da un paio di palazzi nobiliari, tra cui uno di nostro interesse. E arriviamo adesso a un'altra location molto interessante, Palazzo Pellicardelli. Ti ricorda niente questo portone? Da qui potremmo vedere uscire Pomada, magari con qualcuno che aspetta fuori, tipo Erbentresca, belli capelli, è lo stesso Mandrake. E da casa del Pomada alla prossima location. A pochi passi ecco, e qui smettiamo Piazza Venezia, proprio ai piedi del Campidoglio, di fronte a un celebre bar, il Gran Caffè Roma.
Qui siamo proprio di fronte al Campidoglio, Lara Coeli, Monumento ai Caduti. Beh, qui c'è da parlare per 2 giorni, quindi forse non è la sede giusta. Però un caffè qui ci starebbe proprio bene. Le origini dell'isola Tiberina si perdono un po' nella leggenda, anche perché veniva frequentato già dall'età del bronzo. Dalle cronache di Tito Livio diciamo che nel 300 a.C. circa venne edificato un tempio al dio Escolapio per ringraziarlo della fine della pestilenza. Da allora sulle fondamenta di quel tempio è stato costruito l'attuale ospedale Fratelli Bene Fratelli. Bene, qui siamo sull'isola Tiberina. Qui Ercomata e Mandraghe si incontrano perché Ercomata sta per ricevere le medicine da riciclare. Andiamo a vedere dove. Quindi tra varie truffe messe in atto e vari piccoli esperimenti messi in atto dal Ercomata per rimediare qualche soldo, c'è quello di riciclare delle medicine sottratte all'ospedale Fratelli Bene Fratelli grazie alla complicità di un infermiere compiacente per venire qui dietro l'angolo a quella che nel film è la farmacia del dottor Maganini e che è una farmacia realmente, per venire a rivendere le medicine sottratte della povera nonna morta che spese sono tante e non sapevano come fare per far fronte. Bene, qui sull'isola Tiberina si conclude questo giro film turistico di oggi. Come vedete siamo su un'isola, abbiamo il Tevere a destra e a sinistra e questo si ricollega idealmente al nostro punto di partenza, Ponte Milvio, perché Ponte Milvio e l'isola Tiberina, vista la loro particolare conformazione, sono stati i primi guadi del fiume Tevere che servivano per collegarsi verso nord, quindi verso la città etrusca, e per scendere poi verso Puglia, dove furono costruiti i primi porti commerciali della città di Roma. Quindi questa è l'isola Tiberina, è uno degli insediamenti più antichi qui della zona, viene appunto utilizzata come quadro già dall'età del bronzo. Molto utilizzato anche in epoca romana, tant'è che verso il 300 a.C. per ingraziarsi il dio Esculapio della sede dell'epidemia venne costruito un tempio a lui dedicato e su quelle fondamenta tutt'oggi fu costruito l'ospedale Fratelli Bene Fratelli, che tutt'oggi è ancora perfettamente funzionante. Se il video ti è piaciuto è inutile che ti dico di iscriverti, no? Clicca e la prossima volta ti viene la notifica quando esce il prossimo